Ciao, io sono Mimi e oggi ti mostrerò il setup del mio computer per leggere i manga in giapponese. Questo video è indirizzato a tutti gli studenti di giapponese che abbiano una conoscenza almeno basilare della grammatica, ma che invece non sappiano molti vocaboli e quindi quando leggono un manga devono continuamente andare a cercare sul dizionario. È necessaria una conoscenza dell'inglese, possibilmente buona, mentre non serve la connessione ad internet. Questo significa che dopo che avrai scaricato i programmi che ti indico all'interno di questo video, potrai leggerti tutti i manga che vuoi senza essere connesso. Ma andiamo a vedere come si presenta il mio setup. Qua sulla destra c'è il manga che sto leggendo, in questo caso Kamisama Kiss, mentre sulla sinistra c'è il lettore. Quando non conosco una parola, mettiamo ad esempio Kansai, la seleziono in questo modo ed essa apparirà in alto a sinistra. A questo punto clicco per confermare ed eccola che appare nel lettore. Adesso sarà sufficiente passare il cursore sopra la parola per vedere la sua traduzione in inglese. Inoltre, se sono connessa ad internet e soltanto in questo caso, potrò anche sentire la sua pronuncia. Kansai. Ecco. Per ottenere un setup di questo tipo è necessario scaricare alcuni programmi, tutti gratuiti. Il primo è Capture to Text, un riconoscitore ottico di caratteri. Questo è il suo sito. Cosa fa questo programma? Sostanzialmente prende l'immagine di un testo e la trasforma in una stringa di testo comprensibile ed analizzabile dal computer. Per scaricarlo andiamo su Download, ancora Download, ed ecco che mi porta alla pagina SourceForge. A questo punto ciò che dovrei fare sarà cliccare su questo tasto verde e scaricare il file zip, successivamente estrarre la cartella. Io non lo faccio perché ce l'ho già, ma quando avrai fatto tutto otterrai una cartella di questo tipo. A questo punto dovrai semplicemente lanciare il programma, che è un eseguibile, ed esso apparirà in basso a destra nella barra dello Start. Eccolo qua. È questo quadratino rosso qui. È importante settarlo, soprattutto la prima volta che si utilizza, quindi clic destro, abilitiamo Save to Clipboard, mentre personalmente consiglio di disabilitare Show Pop-up Window perché è davvero fastidiosa. OCR Language, importantissimo, metti Japanese, altrimenti non capirà niente. Text Orientation, io consiglio di lasciarlo su verticale perché cambiarlo è un attimo e auto non mi funziona molto bene, almeno a me. A questo punto, se vogliamo modificare ancora un po' la nostra esperienza, possiamo cliccare su Settings e qui potremo decidere se mostrare la preview. Io consiglio di tenerla perché così possiamo controllare che effettivamente ciò che viene catturato è ciò che ci interessa e eventualmente possiamo cambiare i colori e così via. Stessa cosa per la capture box e quello che secondo me è il setting più importante, le shortcut. Quella più importante appunto secondo me è quella che dà inizio alla cattura. Io, dato che ho le mani piccole, ho messo Alt e la barra spaziatrice, comunque metti quello che ti torna meglio. Clicchiamo su OK e Capture to Text è pronto per lavorare. Il secondo programma che devi scaricare in realtà non è un programma, ma un'estensione di nome Nausicaa. E qua viene un po' il punto dolente del mio setup, perché questa estensione è presente soltanto per Mozilla Firefox. Se tu sei come la maggior parte degli utenti, è probabile che non utilizzi Firefox, ma Chrome. Ebbene, ciò che ti posso dire è di controllare il box descrittivo di questo video per vedere se nel mentre ho aggiornato con una versione di Nausicaa o un'estensione simile anche per Chrome. Attualmente non esistono estensioni che facciano la stessa identica cosa di Nausicaa, ma per Chrome. Esistono estensioni simili come Rikai-kun che però non sono sostituibili. Questo perché mancano di alcune feature come questa qua che ho evidenziato e che sono essenziali. Quindi vai sul sito addonsmozilla.org e scarica questa estensione tramite probabilmente questo tasto. Ora io ho remove perché ce l'ho già, ma una volta che l'avrai installata l'estensione apparirà in alto a destra. Eccola qua, è questa qui con il kanji di Sora. Se è blu significa che Nausicaa è attivata, mentre se è grigia è disattivata. Facilissimo, basta fare clic sinistro per attivare e disattivare. Per aprire il lettore facciamo invece clic destro e Open Reader.
Apparirà quindi il lettore come avevamo visto prima e poi possiamo utilizzare Naseca come ho fatto vedere all'inizio. Allora, le cose importanti da sapere. Se non appare niente significa che non hai Naseca abilitato, quindi volendo puoi ricliccare su Naseca come avevo fatto vedere prima oppure puoi fare clic destro toggle Naseca ed ecco che appaiono. Per ascoltare la pronuncia devi cliccare il numero corrispondente sulla tastiera al vocabolo che ti interessa. Ad esempio, se voglio sentire Kansai, in questo caso cliccherò 1. Kansai. Ed eccolo che me lo pronuncia. Se voglio sapere qualche informazione sui kanji, posso premere K per entrare nella modalità kanji singolo e a questo punto ciò che verrà visualizzato sarà appunto il kanji. Per uscire ripremo K. Qua più o meno finisce ciò che devi sapere su Naseca. Se devo proprio aggiungere le ultime cose, possiamo andare nelle impostazioni, che sono qua, clic destro, Options. Ci sono varie cose che puoi personalizzare, quelle secondo me più interessanti sono il tema, i cui colori possono essere cambiati, ad esempio se sei all'esterno e non ci vedi niente. E infine anche il live mining che può essere configurato tramite questo tasto qua. Non ne parlerò all'interno di questo video, però se utilizzi programmi come Anki o comunque flashcard, configurare il live mining ti consente di creare appunto delle flashcard in modo semi-automatico dalle tue ricerche di vocabolario. Molto molto utile, devo dire. Setup completato. Ciò che vorrei dirti per finire è di comprare sempre le versioni ufficiali dei manga. Purtroppo alcuni siti giapponesi rendono davvero difficile, se non impossibile, comprare le scans ufficiali giapponesi alle persone che risiedono all'estero. Ciò che puoi fare in questo caso è supportare il mangaka comprando la versione italiana o la versione di qualche altro paese. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, mi farebbe davvero molto piacere. E se non vuoi perderti i miei prossimi video, iscriviti al mio canale. Ciao, a presto!